Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buona domenica. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto, pensieri contrastanti, tanti pensieri nella mia mente e credo anche nelle vostre di menti, dopo il risultato di Parma-Inter 2-2 in vista del match che ci vedrà impegnati domani sera contro il Bologna. Per me un treno che non passa più in questa Serie A 2024-2025, ma ci arriviamo perché e per come analizziamo un attimo il match e cosa è successo ieri tra Parma ed Inter anche a livello arbitrale. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo di domenica si diverte ancora di più. Partiamo dall'inizio della partita. Io mi aspettavo un Inter arrembante, pronti via, che metteva le cose in chiaro come ha molte volte fatto in Serie A quest'anno, ma anche anni addietro. Non è stato così perché i primi 10 minuti, gestendo la situazione con un occhio alla Champions, devi comunque giocarti la partita con il Bayern e quindi gestire le forze anche in base a formazioni schierate. Fatto è che tra il decimo e l'undicesimo minuto Bonnisi divora il gol dell'1-0 e quello è stato il campanello d'allarme che ha fatto svegliare poi l'Inter, che ha dominato il primo tempo e si è portata sul 2-0 con un secondo gol rivedibile. C'è il tocco di mano, non c'è il tocco di mano. Marelli la analizza così: la posizione di Mkhitaryan è sicuramente regolare, non ci sono dubbi su questo. Forse c'è un leggerissimo tocco di braccio di Thuram, non è chiaro e credo abbiano controllato questo e non la posizione dell'armeno. Dalle immagini che abbiamo visto qualche dubbio rimane e ricordiamo che non si può segnare direttamente dopo aver toccato col braccio. Speriamo di avere altre immagini, quindi mancano le immagini. Qualche volta manca l'audio, qualche volta manca qualche frame, qualche volta le telecamere sono spente e mancano le immagini. Sappiamo benissimo come funziona e anche se è brutto da dire, ma ci abbiamo fatto il callo, tanto è vero che abbiamo fatto anche il callo a cartellini gialli che non escono di nessuna maniera, calciatori diffidati da 47 giornate che ovviamente vengono gestiti ad hoc, direi io, perché senza che siamo qui a nasconderci dietro a un dito, io sono sempre stato un personaggio corretto dal punto di vista, o meglio, ho cercato sempre di essere corretto senza sfociare nel provinciale, ma non si tratta di essere provinciali, si tratta di analizzare i fatti e ciò che vediamo di domenica in domenica. Detto questo, l'Inter si porta sul 2-0 nel primo tempo. Io mi aspettavo una ripresa con un Inter in gestione, con un Parma che avrebbe cercato di riaprire la partita e l'Inter che ti infilava poi il terzo e pure il quarto, così come ci hanno abituati quest'anno e non solo. Ma detto questo, invece troviamo una situazione totalmente diversa. Un 0,17 di XG registrati per l'Inter e 0 tiri nello specchio in tutto il secondo tempo e un Parma che quasi quasi ha rischiato di fare il colpaccio e ribaltarla totalmente portandosi sul 3-2 perché c'è una spinta, si vede la spinta, cioè è molto vistosa la spinta che ovviamente c'è stata in area dell'Inter. Eravamo sul 2-2, però è vistosa da una parte, ma è molto lieve comunque la situazione di sbilanciare poi il calciatore avversario. Non sto lì a soffermarmi sul calcio di rigore, a me fanno più male situazioni tra cartellini non dati. Nel primo tempo c'è una rimessa totalmente girata in favore dell'Inter, un calcio d'angolo non dato al Parma che comunque si era affacciato nella metà campo avversaria per cercare di riportare la partita in parità prima che l'Inter facesse il secondo gol. C'è un Sommer sull'1-0 che praticamente salva l'Inter, la tiene in gioco e mantiene il risultato con il gol di vantaggio, però poi il Parma riesce a pareggiare la partita contro un Inter completamente distrutta fisicamente e anche mentalmente per quanto mi riguarda. Stanno pagando, perché ovviamente li paghi i doppi impegni durante una stagione e chi è entrato dalla panchina comunque
non ha fatto la differenza nemmeno a livello di freschezza, quindi per noi tifosi del Napoli e per il Napoli deve essere una situazione da leggere come si deve e un treno da prendere, perché l'anno scorso di questo periodo, se ben ricordate ci sono i video sul canale, passavano tanti treni ma il Napoli non saltava su nessuno di questi. Possiamo andare in Europa League, se facciamo così, se vinciamo con Tizio Caio Sembroni andiamo in Europa, va bene pure la conference, l'Europa la vogliamo giocare, la doppia competizione, l'infrasettimanale, eccetera eccetera, e siamo arrivati a fine campionato con tanto di naso senza aver conquistato praticamente niente a livello di coppe. Quest'anno io mi auguro che non sia così, perché sono 2 punti questi che matematicamente e calendari alla mano non avresti mai pensato di poter recuperare in questa giornata, con l'Inter a Parma contro il Parma e il Napoli ovviamente che deve giocare col Bologna. Noi la dobbiamo ancora giocare e dovresti vincere la partita per, diciamo, portarti a un punto dall'Inter. Senza fare discorsi, perché già sto sentendo, però l'Inter ha pareggiato col Parma, va bene, pure un pareggio col Bologna, poi ce la giochiamo le prossime 7. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché questo è un assist che va preso al volo e messo all'incrocio. D'accordissimo che la partita è complicata domani sera, d'accordissimo che l'avversario è in condizione, forse è la squadra che sta meglio di tutta la Serie A, serve un super Napoli e in base a questo risultato dobbiamo alzare ulteriormente l'attenzione, la cazzimma, la ferocia e il volerlo, questo quarto scudetto, o meglio volere arrivare fino a fine campionato rompendogli le scatole col fiato sul collo. Sono treni che probabilmente non passano più, sarebbero 2 punti recuperati che nella logica ovviamente il pallone non è mai scontato, attenzione, restano punti che sulla carta avrebbero un peso specifico notevole, ecco, perché arriveranno, non riesco nemmeno a parlare, arriveranno per l'Inter situazioni molto complicate, avversari che vai ad affrontare in condizioni estreme dal punto di vista della classifica e dei punti che servono anche a loro, ovvero il Bologna, la Roma, la Lazio saranno in corsa con la stessa Fiorentina, la Juventus per un posto Champions, i posti in Europa League, e quindi affrontarli in queste condizioni diventa ancora più difficile. Con questo non sto dicendo che però il Napoli ha il calendario facile, deve affrontare tutte le squadre dall'altra parte della classifica, assolutamente no, non sono uno di quelli, però diciamo che una cosa è affrontare una Lazio, una Roma, anche il Torino dentro, ancora l'Inter, il Bologna che non hanno niente da chiedere alla classifica, e una cosa è invece affrontare determinate squadre con un tasso tecnico comunque abbastanza buono e che si stanno giocando poi posti in classifica che valgono milioni, 30, 40, 25. La Champions porta tanti soldi, porta visibilità, quindi diventa uno snodo fondamentale per me la partita col Bologna, nel caso riesce a portarlo ovviamente a casa e fare i 3 punti. Detto questo, non c'è altra strada per quanto mi riguarda che vincere il match al Dallara. Io mi auguro che, come ho detto prima, non venga fatto il discorso ma ci possiamo tenere anche il punto, perché ti tieni il punto e va a finire pareggi la partita col Bologna e poi resti con tanto di naso e non ti porti il titolo a casa avendo avuto poi le chance per, per poterlo fare. C'è anche chi pensa no, ma la partita di Bologna non è fondamentale perché il Napoli comunque nelle ultime apparizioni ha perso talmente tanti punti che non si merita di stare lassù. C'è anche chi la pensa così, parliamo di tifosi del Napoli, ne ho lette di tutti i colori. Ragazzi, lo scudetto è una competizione a punti.
li hai persi, non li hai persi, hai l'opportunità di andare a -1, devi sfruttarla in tutto e per tutto. Ecco che cosa ti aspetti domani sera. Mi aspetto un Napoli che dal primo secondo, dal fischio d'inizio, fa vedere i sorci verdi al Bologna. Siamo d'accordo che servirà una super partita, perché il Bologna è in condizione. Ma noi la possiamo fare una super partita, perché non si può fare una super partita. Che poi potrebbe mettere tantissima, diciamo, tantissima garra e tantissima voglia nelle gambe e nella mente dei calciatori per affrontare anche le altre 7. Vai un punto dietro all'Inter, ci saranno questi scontri un tantino spigolosi per quanto riguarda la squadra di Inzaghi. Le nostre, tra virgolette, sulla carta possono risultare più semplici, ma solamente per quanto riguarda il tasso tecnico, perché le devi giocare tutte quante le partite. Siamo al completo e possiamo e dobbiamo affrontare il Bologna col coltello tra i denti. Io sono già in tensione per quanto riguarda la partita di domani sera, resterò così in tensione, ci vediamo domani, andremo in live nell'immediato post partita, salvo ovviamente diciamo imprevisti dell'ultimo minuto, ma non credo che ci debbano essere. Andremo in live 22:50 alle 23 appena finirà la partita, sperando di aver portato a casa il massimo risultato. Poi nel caso non dovesse essere così, speriamo di non perdere e di restare comunque a 3 punti, ma il Napoli secondo me sbaglia per quanto mi riguarda se va a affrontare la partita al Dallara tenendosi il punto e cercando di gestirsi il punto. Non sono assolutamente d'accordo su questo, poi mi fate sapere voi la vostra qui sotto nei commenti. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao.